Io ho una fame incredibile questa sera, Giulia. Anche io sono pronta per una vera cena italiana. Questo ristorante a Trastevere è molto famoso. L'ambiente è accogliente e profuma di sugo buono. Il cameriere mette la tovaglia a quadri sul tavolo. Tu hai già scelto cosa mangiare stasera? Sì, io voglio assolutamente un bel piatto di spaghetti. Io preferisco prendere i rigatoni alla carbonara. Noi siamo seduti vicino alla cucina aperta. Io vedo il cuoco che salta la pasta. Il cameriere arriva con i menù per noi. Perfetto, ordiniamo subito per non perdere tempo. Buonasera. Per me spaghetti alla carbonara, grazie. E per me una porzione di penne all'arrabbiata. Chiedo anche una bottiglia di latte freddo da bere. Cosa? Tu sei impazzito. Il latte a cena no. Perché no? Io bevo sempre il latte con la pasta. In Italia questo è un vero crimine culinario. Va bene. Allora prendiamo una bottiglia di acqua frizzante. Molto meglio. Il cameriere era già molto scioccato. Gli italiani sono davvero severi con le regole del cibo. La cucina per noi è come una religione, Luca. Capisco. Niente esperimenti strani a tavola allora. Esatto. Segui la tradizione e sarai felice. I nostri primi piatti sono finalmente sul tavolo. Che profumo meraviglioso! Le penne sono caldissime. I miei spaghetti hanno un aspetto fantastico. Tu usi la forchetta per mangiare, vero? Sì, ma io prendo anche un coltello per tagliare. No, fermati subito. Non tagliare mai gli spaghetti. Ma loro sono troppo lunghi. È difficile così. Tu devi solo girare la forchetta nel piatto. Va bene, io ci provo senza fare danni. Gli spaghetti si arrotolano piano, senza fretta. Ecco, io ho fatto una porzione perfetta adesso. Vedi? Non serve il coltello per la pasta lunga. Allora io prendo un cucchiaio per aiutarmi? No, Luca, anche il cucchiaio è vietato qui. Ma io vedo molte persone farlo nei film. I veri italiani usano solo ed esclusivamente la forchetta. Questa tavola è piena di divieti segreti. Sono solo regole per gustare meglio il cibo. Io provo di nuovo la tecnica del giro. Bravo! Così sembri un vero cittadino di Roma. Il sapore di questa carbonara è incredibile. La cremosità dell'uovo è perfetta in questo piatto. Sono felice di aver ascoltato i tuoi consigli. Mangiare bene è una cosa molto seria per noi. Scusi, cameriere, mi porta del formaggio grattugiato? Tu vuoi mettere il parmigiano sui tuoi spaghetti? Sì,
Mi piace molto il formaggio sulla pasta. Ma la carbonara ha già il pecorino romano dentro. Un po' di formaggio in più è sempre buono. Aggiungere parmigiano rovina il bilanciamento del piatto. Va bene, dico al cameriere di non portarlo. Grazie, hai salvato l'onore del ristorante stasera. Io imparo una cosa nuova ogni 2 minuti. Il cibo italiano ha bisogno di rispetto, Luca. Sono d'accordo, il sapore originale è già ottimo. Goditi la tua cena senza aggiungere niente altro. Io ho finito tutti i miei spaghetti adesso. Nel tuo piatto c'è ancora molto sugo delizioso. Io uso un pezzo di pane per pulirlo. Bravissimo! Questa azione si chiama fare la scarpetta. Fare la scarpetta. Che nome divertente per mangiare. È un complimento grandissimo per il cuoco della cucina. Significa che il cibo era assolutamente squisito. Esatto. Pulire il piatto con il pane è tradizione. Io raccolgo l'ultimo pezzo di crema gialla. Anche il mio piatto delle penne è pulitissimo ora. Questa è stata la parte migliore della cena. La scarpetta non delude mai nessuno a tavola. Cameriere, possiamo avere 2 cappuccini caldi adesso? Oh no, Luca, tu hai fatto un altro grande errore. Cosa c'è di male nel bere un cappuccino ora? Il cappuccino si beve solo la mattina per colazione. Ma a me piace dopo i pasti pesanti. Dopo cena si prende solo un caffè espresso singolo. Il latte caldo dopo la pasta è vietato allora? Si fa male alla digestione serale, credimi. Va bene, allora io ordino 2 caffè espressi normali. Il cameriere ora sorride di nuovo, meno male. Questo viaggio culinario è pieno di ostacoli difficili. Ma tu stai imparando molto bene le nostre abitudini. Noi ordiniamo pure un dessert da assaggiare in 2. Certamente, io desidero provare il loro tiramisù fatto in casa. Il ragazzo del tavolo serve il dolce dentro una tazza capiente. L'aroma di espresso e cioccolato è davvero incredibile. Io assaggio la prima cucchiaiata di questa spuma soffice. Questa specialità è molto leggera e piacevole. L'unione dei sapori è qualcosa di squisito. Questa scelta è la conclusione ideale per il nostro pasto. 0 cappuccini tardi, soltanto cose dolci e un espresso ben caldo. Noti? Le vecchie usanze non sbagliano mai. Io mi sento del tutto sazio e contentissimo adesso. Pure io ho vissuto dei momenti splendidi insieme a te. Ragazzo, ci porta la nota per cortesia? Tavolo 4.
Questa notte offro io, l'intera cena è un mio pensiero. Assolutamente no. Io desidero spartire la spesa come al solito. D'accordo, allora tagliamo l'importo esattamente in 2. La somma complessiva è di 40 euro, davvero conveniente. Sì, le tariffe di questa trattoria sono eccellenti. Io lascio la mia quota di 20 euro sulla tovaglia ora. E io posiziono la mia banconota da 20 proprio accanto. Il cameriere ci serve un cicchetto come omaggio della casa. Oh, un limoncello ghiacciato, ci voleva proprio adesso. Una piccola tazzina per favorire il riposo del nostro stomaco. Salute a noi due e alle autentiche tradizioni della capitale. Noi procediamo a passo lento tra queste stradine umide. L'atmosfera notturna è frizzante e godibile in questa zona. Trastevere mostra un sacco di movimento e melodie oggi. Troviamo musicisti e giocolieri in quasi ogni piazza. Io avverto lo spirito di un autentico cittadino dopo questo pasto. Tu hai superato brillantemente i test sulla gastronomia oggi. La lezione su forchette e bevande calde è ormai memorizzata. All'appuntamento successivo gestirai l'intera cena senza intoppi. Certamente sarò un commensale ideale al ristorante. Noi siamo a pochi passi dal passaggio sul corso d'acqua adesso. Osserviamo i bagliori della città specchiarsi nel fiume prima del rientro. Questa magnifica serata si conclude nel migliore dei modi. Il sugo. Questo sugo al pomodoro è delizioso. Il coltello. Non usare il coltello per tagliare gli spaghetti. Arrotolare. Devi arrotolare la pasta sulla forchetta con calma. Il cucchiaio. Mangiamo la minestra calda con il cucchiaio. Il divieto. Al ristorante ci sono molti divieti tradizionali. La scarpetta. Pulisco il piatto con il pane, faccio la scarpetta. Squisito. Questo tiramisù al caffè è davvero squisito. Il pasto. Il pranzo è il pasto più importante della giornata. Digerire. Un buon limoncello freddo aiuta a digerire la cena. Il cuoco. Il cuoco della cucina prepara piatti fantastici.